Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. In questo progetto andremo a utilizzare del cotone, stiamo parlando del cotone ecologico e lo andiamo a utilizzare in diverse colorazioni perché andiamo a fare delle mattonelle che ci serviranno in seguito a creare una pochette molto carina e molto facile. Per quanto riguarda i colori, io ho scelto tutti quelli che avevo in casa e andrò a unire le mattonelle con il nero. Il filato che vado ad utilizzare, come ho detto prima, il cotone ecologico, è un filato riciclato, è un 100% cotone, ci sono 50 grammi per 125 metri, da utilizzare dal uncinetto 2,5 o 3,5. Infatti io oggi vado ad utilizzare il 3,5 come uncinetto, poi vi servirà un ago per nascondere i cappietti, un paio di forbici perché cambiamo colore e il metro per prendere un attimo le misure. I colori non ve li dico perché sono tantissimi, quindi voi dovete scegliere quelli che preferite. L'importante è che capite il modello e come creare questa borsa, perché è molto facile, molto divertente, di conseguenza sicuramente potete utilizzare diciamo tutti i colori che preferite. Creare la borsa avete necessità di 4 mattonelle. Le mie sono tutte completamente diverse. Ho utilizzato quindi più colori possibili e sono questi qui. Adesso vi dico un attimo le misure, che così capite quanto è grande. In realtà la mia è più che una borsa, è una pochette. Abbiamo in pratica 14 cm e mezzo per lato e l'ho sviluppata con 2, 4, 6, 8 righe di lavoro. In pratica ho cambiato colore ogni 2 righe, come vedete, e le mattonelle sono 4. In base alla grandezza della mattonella decidete anche quanto sarà grande la vostra pochette, poi se è ancora più grande sicuramente diventerà una bella borsa. La mia è abbastanza piccolina, estiva, quindi semplice. Per chi desidera anche foderarla, vi consiglio, appena finite le mattonelle, di ritagliare dei quadrati grandi come la mattonella, più 1 centimetro che vi serve per girare, mettere la mattonella sulla parte brutta come in questo caso e iniziare qui appoggiando la stoffa proprio quasi alla metà della maglia alta rispetto all'ultima riga e iniziare a fare la cucitura, perché dopo, quando andate con l'uncinetto a cucire le mattonelle, vi serve un attimo che questo spazietto sia vuoto, così praticamente foderate il tutto. Però secondo me non è necessario farlo, siccome abbiamo utilizzato, anzi andrò a utilizzare insieme a voi il punto greni lavorato direttamente senza catenelle, senza nulla, quindi in conseguenza risulta anche abbastanza chiuso. Metto via le mattonelle, dopodiché prendo l'uncinetto, un filato che mi capita sotto mano, quindi li ho utilizzati assolutamente a caso, e iniziamo a creare una mattonella. Vi farò vedere semplicemente le prime righe perché è veramente facilissima, dopodiché decidete voi. Io, come notate e ve l'ho detto anche prima, le ho fatte tutte diverse una dall'altra, ma nulla vi vieta di utilizzare gli stessi colori e gli stessi passaggi per tutte e 4. Ve ne servono, come ho detto prima, 4 mattonelle uguali identiche. Prendete il filato e lo girate su se stesso, vedete, così. Entrate con l'ago, quindi con l'uncinetto qui in mezzo, andate a fare un punto catenella stretto, poi alzatevi con altre 2 catenelle per un totale di 3. Caricate l'uncinetto, fate una maglia alta, caricatene, fate un'altra. E questo è il mio punto primo granny, quindi è un granny formato da 3 maglie alte. La prima è formata dalle 3 catenelle e poi 2 normali. Facciamo una catenella e finiamo la prima riga lavorando altri 3 punti granny. Il granny, come ho detto prima, è formato sempre da 3 maglie alte.
A volte ci sono anche delle varianti, magari togliendo una maglia alta o aggiungendo una, ma di solito il blocco da 3 è il punto greni ufficiale, diciamo. Ora vado a finire la prima riga. Dopo aver fatto 4 punti greni dovete prendere il cappietto più corto e tirare, così avviciniamo la prima maglia alta e l'ultima. Facciamo la catenella di separazione che ci serve sempre, entrate qui dove abbiamo fatto la terza catenella e fate una maglia bassissima, poi andate nella prossima maglia alta, un'altra maglia bassissima, un'altra ancora sulla terza e arriviamo qui dove c'è il primo spazietto, notate, con la catenella. Qui andiamo a iniziare praticamente la seconda riga, ci alziamo direttamente con 3 catenelle, caricate l'uncinetto e andiamo a fare altre 2 maglie alte, una catenella di separazione e sempre lì facciamo un altro punto greni. In pratica in questa seconda riga non dobbiamo fare altro che fare i 4 aumenti che saranno una costanza per tutte le altre righe. Ora per arrivare qui dove c'è la catenella non faccio punti di separazione, semplicemente carico l'uncinetto, entro nello spazietto e vado a fare la maglia alta e le altre 2 catenella. Quindi la catenella va sempre dove c'è l'aumento e vado a fare il secondo punto. Finisco la seconda riga insieme a voi. Ora che ho fatto i 4 aumenti, vedete, mi chiudo sempre qui sulla terza catenella con una maglia bassissima, vado sul secondo punto, maglia bassissima, dovete tagliare il filo, lo lasciate leggermente lungo perché comunque è da nascondere in seguito, tirate, entrate da sotto con l'uncinetto, prendete il cappietto e lo passate dietro, tirate, vedete, il risultato è questo. Dopo 2 punti di lavoro, scusate, dopo 2 righe di lavoro dovete cambiare colore, se vi va, se no potete cambiare colore anche ogni riga, però io ho preferito farlo ogni 2 righe. Prendo questo colore che è molto acceso, quindi viene molto bene in video, e fate già il punto catenella, entrate in un punto qualsiasi, io parto dall'aumento, andiamo a fare un punto catenella e altre 2 catenelle, quindi semplicemente io qui vado a lavorare l'aumento sarà sempre lavorato sull'aumento precedente. Quindi questo è il primo punto greni, catenella, carico, vado a fare anche il secondo, ora per arrivare qui nel secondo aumento, quindi qui di mezzo c'ho questo spazietto che viene assolutamente lavorato, ma non facciamo catenelle di separazione, quindi semplicemente entriamo e andiamo a fare il punto greni. Carico e vado a fare l'aumento. Catenella e finiamo il secondo punto greni. Vedete, adesso vi faccio vedere una mattonella finita, ho utilizzato il color nocciola, qui il turchese, poi 2 righe di salmone, 2 di azzurro, 2 di rosa antico. Finite queste righe io semplicemente mi sono andata a nascondere tutti i cappietti, così la mattonella è pronta, e prima del prossimo passaggio dove li andiamo a unire, quindi voi dovete semplicemente avere la parte brutta pulita, quindi non potete farlo dopo che le abbiamo unite, quindi mi raccomando tutte e 4 le mattonelle che siano pronte per la cucitura.
l'unione la andrò a fare con il colore nero e adesso l'assemblo leggermente per farvi capire il modello. Prima di tutto andiamo a piegare tutte le nostre mattonelle in questa maniera, ok, sulla diagonale. Questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta, che è quella in pratica la chiusura. È così la mia pochettina. E dobbiamo andare a fare le cuciture. Prima di tutto andiamo a fare questa qua, poi tutte le altre. Vi faccio vedere un metodo che non utilizzo da un po' perché è un po' difficile da riprendere in video, ma lo farò per voi. E c'è anche un mini video dove faccio solo quello di qualche secondo, quindi la tecnica dovreste conoscerla già, però è giusto riprenderla un attimo in mano. Dovete preparare il cappietto nero, prendete una mattonella, andate nell'angolo, prendete la costina esterna, mi raccomando il brutto deve essere dietro di voi perché facciamo la cucitura sul davanti. Poi andate a prendere la seconda mattonella, dovete prendere la costina sempre quella esterna e mettete il cappietto sotto, voi siete con la mano sotto, passate dalla prima, passate dalla seconda e ora stringete. Mi raccomando non dovete tirare perché andiamo a utilizzare praticamente la maglia bassissima per fare questo lavoro. Prendete il prossimo punto, la prossima costina da una parte, la prossima dall'altra. Qui sotto succede questo, che voi con le dita dovete sentire il filo, passarlo sull'uncinetto. Adesso non so se riuscite a vedere, ecco da qua, esce da una parte, esce dall'altra e passate tramite l'asola, tirate. Andiamo nel prossimo punto, sempre costina esterna da una parte, costina esterna dall'altra, in questa maniera, e prendete il filo da sotto, vedete? Quindi una costina, la seconda, prendete il filo, passaggio 1, passaggio 2 e 3. Però voglio farvi notare che la cucitura non deve tirare, deve rispettare per bene il lavoro. Se avete difficoltà con l'uncinetto 3,5, prendete un uncinetto più piccolo o più grande, ma mi raccomando la distanza deve essere uguale, identica ai punti delle mattonelle. Quindi adesso vado a fare la cucitura che inizia qui, quindi si va avanti così e si finisce qui da questa parte, quindi nell'altro angolo, quindi questa cucitura qua. Vi faccio vedere la cucitura finita, è questa qui, e ora dobbiamo proseguire, però prima iniziamo a dar forma alla nostra pochettina, perché la forma è questa, non è quella precedente. Adesso qui dobbiamo mettere un'altra mattonella, dovete decidere se questa oppure se lei, non lo so, sono un po' indecisa, o questa o questa. Forse vado su questa, così chiudo col verde. Adesso arrivata qui, vedete che io non ho tagliato il filo, aspettate che si sta smontando, ok, devo fare questa cucitura qua, in pratica inizio da qui, arrivo qua all'angolo e torno su da questa parte. Quindi è molto facile, parto da quest'angolo, finisco qui e finisco dall'altra parte.
Ci ritroviamo quando ho finito anche questa cucitura. Eccola qui, adesso vi faccio vedere. Sono arrivata qua, quindi avevo iniziato da questa parte, ho continuato, sono arrivata qui, ho tagliato il filo e dovete solo nasconderlo in questa maniera da sotto. Poi normale, magari con l'ago, con calma, lo nascondete per bene. Adesso andiamo a mettere, insomma, anzi più che a mettere, ad attaccare la patella. In pratica io devo fare questo tipo di cucitura, devo arrivare qua negli angoli e poi si chiuderà in questa maniera. Quindi ho dovuto tagliare perché ero qua, allora mi attacco qui nell'angolo, vado a fare la cucitura qua sulla parte dietro, aspettate che ve la giro. In pratica ero qui, quindi adesso io mi sposto da questa parte, faccio la cucitura, non taglio il filo perché andrò a fare anche una ripresa col nero per chiuderla per bene, perché adesso vedete sono tutte uguali, invece io ho bisogno di un attimo che la patella sia leggermente più lunga per mettere un bottone o quello che desiderate, una chiusura magnetica qui. Adesso non ci arriva, finirebbe qua perché sono tutte uguali, identiche, quindi riprendendo un attimo col nero si allunga e mi chiudo qua. Vado a farlo senza di voi perché tanto la cucitura è uguale identica, magari vi faccio vedere quando vado a riprendere un attimo la patella. Conclusa anche questa cucitura, quindi ho iniziato da qua, sono arrivata qui e ora sono qui da questa parte. Andiamo a fare il contorno. Prima di tutto facciamo un punto catenella, rientro qua e inizio a fare dei punti bassi, semplicemente rispetto ai punti di base, non mi serve fare altro. Quindi arrivate qui, tornate su e riprendete anche la patella. Potete fare un giro o due, decidete voi in base alle necessità che avete. È normale che se fate 2 giri la patella diventa più lunga, di conseguenza quando abbiamo bisogno di riempire la pochette un po' di più c'è più spazio. Se la fate un po' più corta è un po' più piccolina, quindi tende a essere un po' più stretta. Potete fare anche 3 giri, insomma basta che voi provate un attimo. Mi raccomando, qua se fate tanti giri invece di mantenere gli stessi punti diminuite ogni riga, sia da questa parte che da quella. Eccolo qui, finito il mio progetto. Questa è la mia pochettina. Adesso vi faccio vedere tutto quello che ho fatto, vi do anche delle misure. In pratica senza di voi ho aggiunto questa tracolla che non è troppo lunga, quindi si può utilizzare assolutamente a spalla. A mano magari è leggermente lunga, però sono sempre gusti. E ho ripreso il davanti della patella. Vi ricordate che io ho messo il telefono per dargli un po' più di forma, però adesso l'ho tolto e vi faccio vedere quello che ho fatto. In pratica ho ripreso tutto attorno, vi ricordate, e ho fatto la patella di 5 righe di maglia bassa. Purtroppo col nero non riuscite a vederla, però guardate, sono 5. Dopo averlo fatto nell'ultima riga ho fatto questo spazio per poter mettere il moschettone e così la patella magari non si alza. Gli ho dato un punto sulla base sia da una parte che dall'altra. Ho messo il bottone magnetico, sulla patella l'ho messo a forma di croce, qui l'ho messo dritto perché così chiude perfettamente. Le misure andiamo a vedere, sono circa 20 centimetri, essendo che è quadrata sono 20 centimetri. Io ho messo questa tracolla perché la vedo molto elegante pur avendo utilizzato un punto classico come il Greni, quindi la vedo per le serate, però potete assolutamente crearla all'uncinetto, magari la fate di tinta unita così non è molto esagerata. Potete cambiare colore ogni riga, magari avete tante rimanenze e volete usarle, oppure fare come me, cambiare colore ogni 2 righe.
Io ho desiderato fare 4 mattonelle tutte completamente diverse l'una dall'altra, ma nulla vi vieta di farle tutte uguali. Sicuramente l'aspetto sarà un po' meno colorato, diciamo così, un po' più elegante. Come al solito io ho utilizzato un po' i colori perché mi mancavano tanto, quindi ho detto facciamo sta pazzia, utilizziamo tantissimi colori. Non mi mancava il filati perché li ho già, ma volevo farvi vedere un aspetto diverso dal solito. Fatemi sapere come al solito se vi fa piacere questo progetto, se l'avete già visto in giro, se volevate farlo ma non sapevate insomma da dove partire. Come al solito io sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Se volete potete anche scrivermi direttamente sul gruppo Facebook per chi si è già iscritto, per chi non lo ha fatto è invitato a farlo perché è completamente gratuito, semplicemente ci teniamo un po' più in contatto. Diciamo che non ci sono solo io lì, ci sono tutte le amiche del canale YouTube e di conseguenza potete anche interagire tra di voi. Potete postare quello che desiderate, basta che sia un vostro lavoro, non per forza solo i miei. Bene, io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto, intanto vi lascio con questa splendida pochette. Bara Borsa.